Buongiorno a tutti ragazzi, come vedete ho installato fuori un'attrezzatura molto semplice però performante, perché tra pochissimi minuti uno stadio del Falcon 9 impatterà sulla Luna, più precisamente vicino al cratere Einstein. L'idea è quella di provare a osservare e riprendere non tanto l'impatto, spero di riuscire a vedere qualche bagliero anche se il cielo è terso, però nei minuti successivi la zona dell'impatto potrebbe rilasciare del materiale, quindi potremmo vedere una specie di getto molto debole che si solleverà dalla superficie lunare. Insomma, proviamoci insieme. Sedetevi comodi, iscrivetevi al canale perché ci vediamo tra pochissimi minuti. Eccomi qui ragazzi, vedete il Cowell Lander già piazzato, la luna è alta in cielo, il cielo fortunatamente è terso e come vi stavo dicendo, tra poco, adesso sono le 8:29, lo stadio superiore di un razzo Falcon 9, lungo una decina di metri e comunque pesante alcune tonnellate, si schianterà contro la luna. Dovrebbe avvenire un impatto a una velocità di 2,4-2,5 km al secondo e questo dovrebbe generare un impatto notevole, insomma equivalente a parecchie tonnellate di esplosivi come ad esempio il TNT. Questo dovrebbe poi creare un cratere di circa 20-30 metri di diametro. Il problema è che attualmente, come state vedendo, la zona del cratere Einstein è sul limbo lunare, quindi non mi aspetto onestamente di osservare l'impatto. Potrebbe vedersi forse un bagliore. Per chi non fosse appassionato consiglio di andare a leggere la mia recensione del Kowa TSN 99, è uno spotting scope, quindi telescopio da osservazione naturalistica con obiettivo in monocristallo puro di fluorite. In questo caso sto utilizzando la tecnica del phone scoping, che vuol dire collegare un semplice smartphone all'oculare della strumentazione per riprendere fotografie e video. È un prodotto di alta qualità con un diametro di 99 mm, oculare zoom che arriva fino a 70x. Qui invece abbiamo uno tra i più performanti binocoli, anch'esso è dotato di ottiche alla fluorite, monocristallo puro coltivato in laboratorio in Giappone da Kowa, ha un diametro di 82 mm e consente di utilizzare 3 coppie di oculari forniti, una di serie al 32x e gli altri due a pagamento 21 e 50x. Per l'osservazione della Luna in questo frangente ho deciso di utilizzare 50 ingrandimenti. Anche in questo caso trovate varie recensioni, articoli, video su binomania.it sul mio canale YouTube. E l'altra idea quindi è di riprendere attraverso la tecnica del digiscoping un video in 4K avendo collegato il mio telefono al Kowa TSN 99. Quindi non resta che aspettare, sono le 8:30 e ragazzi vediamo che cosa succederà. Io ho iniziato a riprendere la superficie lunare, ho voluto utilizzare un ingrandimento medio circa 45x per inquadrare la luna. Allora ragazzi, il mio orologio segna le 8:34, io sono incollato con lo sguardo a 50x sulla superficie lunare. Vi devo dire di non aver visto ancora nessun flash, nessun impatto, c'è ovviamente molta turbolenza. Nel frattempo lo smartphone sta riprendendo la zona e spero di riuscire quantomeno a vedere un pennacchio, qualche cosa di detriti, insomma sollevarsi sulla superficie. Calcolate che dall'impatto il modulo dovrebbe totalmente polverizzarsi, quindi il cratere, come vi dicevo, generato sarà poi di 20-30 metri, però le condizioni almeno in Italia sono abbastanza difficili perché abbiamo
un cratere proprio il bordo, quindi se da una parte magari si può vedere questo file sottile dovuto all'impatto, di contro era più difficile vedere l'impatto lunare, cioè il classico flash lunare. Sarebbe stato meglio poterlo osservare di notte. Adesso sono le 8:36, non sto vedendo ancora nulla. Nel frattempo sto riprendendo con l'iPhone XR sul Cova TSN99. Avrei potuto installare fuori una montatura equatoriale con un telescopio per poter inseguire la Luna, però ragazzi non ci sono state le circostanze. Questa notte c'è stata una serie di disavventure, molto probabilmente il vicino è andato in ferie e l'allarme continuava a suonare ogni 3-4 minuti. Siamo insonni totalmente, tutto il vicinato, e questa mattina mi sono, diciamo così, alzato molto a fatica. Però l'idea, proprio vi ripeto, era quella di verificare se con il Cowell-Ender a 50x e con un semplice spotting scope, seppur di alta gamma, top di gamma, fossi in grado di riprendere nei minuti successivi all'impatto qualche cosa. Allora ragazzi, sono le 8:43, quindi siamo a quasi 10 minuti dall'impatto. Personalmente vi devo confermare di non essere riuscito ancora a vedere nulla, quindi temo che attraverso un binocolo e soprattutto senza l'utilizzo di filtri e con queste condizioni di illuminazione sia praticamente impossibile osservare qualche cosa. Devo confermarvi che comunque a 50x alle 8:45, 8:47 della mattina il Sing stranamente mi sta ancora concedendo di vedere una buona superficie lunare. Nel TSN99 l'immagine è più buia, però posso osservare a 70x. A 50x nel covo l'immagine della superficie lunare è ancora godibilissima, si vede proprio bene la zona di Herodotus e Aristarchus, si vedono i mari lunari e proprio bene il bordo lunare, proprio il limbo si vede perfettamente. Mi sto cercando di sforzare di osservare qualsiasi cosa da qualche flebile pennacchio di materiale o altro, ma personalmente non riesco a vedere nulla. Adesso sono le 8:47, quindi siamo a circa 13 minuti dall'impatto. Sto provando, come vedete, a osservare anche con il Kowa TSN99, in questo caso al massimo degli ingrandimenti, però vi confermo ulteriormente che anche in questa circostanza e con questo strumento personalmente non sono in grado di percepire alcunché. Ma vi devo dire che il Kowa si è ambientato termicamente in maniera eccelsa. C'è stato un momento in cui prima riuscivo a osservare i dettagli con minore efficacia perché c'era turbolenza. Presupponevo fosse turbolenza esterna, in realtà si vede che era il tubo che non era ancora andato in temperatura. Adesso l'immagine è veramente molto nitida e contrastata. A 50x onestamente non pensavo si vedesse così bene ad agosto al mattino. Ed è un altro pregio di chi insomma utilizza binocoli di alta qualità e molto performanti a medio-bassi ingrandimenti. C'è solo una cosa tipica che vedo, ma dopo vado a controllare con Lunar Atlas. Sopra la zona di Aristarchus c'è un picco lunare al lembo che sembra leggermente più chiaro degli altri, però è in una zona completamente diversa dall'impatto del cratere Einstein, quindi dovrebbe essere un cratere con un picco lunare con maggiore albedo che all'atto pratico risulta più luminoso. Questo è poi uno di quei, diciamo così, artefatti o illusioni ottiche che nel corso dei secoli hanno portato molti osservatori, anche esperti, a registrare presunti fenomeni lunari transienti, quando in realtà a volte era la semplice illuminazione dei picchi lunari al terminatore o al lembo. Insomma ragazzi, esperimento non riuscito, comunque è stato un piacere provare a osservare anche di giorno, sono sempre esperienze che possono essere utili. Certamente questo impatto artificiale generato dall'uomo ha creato una spaccatura tra gli appassionati.
c'è chi voleva osservarlo per fini scientifici, chi voleva osservarlo per fini strumentali e che invece assolutamente ha deciso di non installare fuori la strumentazione perché l'ha definita una forma di inquinamento della superficie lunare. Quindi prima di salutarvi mi piacerebbe molto sapere la vostra opinione, quindi ragazzi, se volete commentate qui in basso. Vi aspetto tra qualche giorno per un test classico di strumentazione ottica. Ci vediamo come sempre anche su binomania.it, potete venirmi a trovare sul foro di Binomania e sul gruppo Passione Telescopi. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni, dal Kowa Highlander 32x82, in questo caso con oculari da 50, e dal Kowa TSN 99. Ciao ragazzi, buone osservazioni, mi raccomando, se siete riusciti a osservare l'impatto o qualsiasi cosa dopo l'impatto, fatemelo sapere. Cieli sereni a tutti.